Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, finalmente qui a commentare una vittoria. Ovviamente piedi per terra era il Sassuolo, ci ha messo tanto di suo l'avversario a non scendere in campo, però ci sono tante cose positive, tanti tasselli che almeno ieri sono tornati al proprio posto e abbiamo visto qualcosa che avevamo dimenticato, diciamo, tanti mesi fa, ma ieri si è ripresentata la stessa situazione, un Napoli in completo dominio aggressivo e senza sbagliare praticamente niente. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti, ci confrontiamo anche lì, andiamo ad analizzare la partita, più in là nel video faremo anche le pagelle perché ovviamente c'è tantissima euforia e da parte di tanti addetti ai lavori. Io anche ieri in live abbiamo analizzato la partita con diciamo la massima tranquillità senza andare nell'euforia, anche se siamo passati ieri in live per euforici, ma non vedo il motivo e non credo di aver dato questa impressione. Andiamo ad analizzare a livello tattico cosa è successo perché c'è tanto da dire. Prima di cominciare, per chi è nuovo, iscrivetevi al canale, se vi piace questo video un bel like e se vi iscrivete attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo contenuto. Partiamo dal dire una cosa che non è stata secondo me analizzata come si deve, ovvero un campo osceno. Sappiamo che martedì ha giocato la Reggiana sullo stesso campo, il terreno di gioco si presentava in condizioni pessime, poi l'abbiamo visto anche con quel tiro di Kvaratskhelia da centrocampo dove Consigli va a finire nella porta praticamente, si rompono le reti o si menna ad attaccare comunque lo scotch, a mettere una pezza a quella rete che si era rotta. Va bene così, ma con questi campi e quei terreni di gioco, secondo me, sarebbe il caso non giocare le partite per quanto riguarda gli infortuni, per quanto riguarda una palla che rimbalza male, zolle che si alzano ogni qualvolta faccio un passaggio. Non è, diciamo, un campo all'altezza della Serie A. Ieri però non è sempre così il Mapei Stadium perché è sempre in condizione il terreno di gioco, ma ieri era quasi impraticabile. Il Napoli è riuscito invece a giocare palla a terra e non sbagliare praticamente niente. E andiamo a vedere perché. Ci sono tanti perché a livello tattico. Mettiamo un attimo solo la tabella delle statistiche e poi vi dico cosa è successo a livello tattico in mezzo al campo. Ecco la tabella, poche statistiche perché non ci mettiamo ad analizzare tanti numeri. Per chi ha visto la partita è palese, è stato palese il dominio del Napoli, 2,60 di XG contro 0,34 del Sassuolo, 72% di possesso palla, lo stesso fatto a Cagliari ma con un'efficacia totalmente diversa, molti più tiri, 27 tiri totali a 5, 9 nello specchio, 6 fuori e 12 bloccati, 10 calci d'angolo a 5, 3 fuori gioco a 0, 5 falli per il Napoli e 3 per il Sassuolo, 5 punizioni a loro e 3 a noi. C'è un'altra statistica e poi chiudiamo con i numeri perché è una cosa che volevo assolutamente condividere con voi. Ci rifacciamo alla partita scorsa del Cagliari dove io dissi c'è una statistica che dobbiamo analizzare per bene, sono i passaggi riusciti. Per quanto riguarda i passaggi riusciti nella partita contro il Cagliari, il Napoli, se ben ricordate, l'abbiamo già detto, sbagliò più di 100 passaggi in una sola partita, cosa che raramente era successa agli azzurri da molto tempo. I passaggi di ieri sono tantissimi, 717 con 656 passaggi effettuati e precisi, quindi molto meno di quei 100 passaggi sbagliati. E come dissi la volta scorsa, il Napoli si è sempre fermato a tra 60 e 70 passaggi sbagliati a partita, avendo una percentuale molto alta. Contro il Cagliari non è stato così e l'abbiamo anche pagato perché, se ben ricordiamo, noi al 90esimo avevamo un pallone contro il Cagliari sull'auto di sinistra nella nostra metà campo con Juan Jesus, invece di passarla dietro e cercare di perdere tempo, facciamo un lancio, terra di nessuno e loro recuperano il pallone. Questo è successo a Cagliari per lo più diciamo per la maggiore durante la partita, quindi
non avendo il pallino del gioco rischi ovviamente di prendere il gol, che poi è arrivato per errori eccetera eccetera, lo sappiamo, però è un Napoli ieri precisissimo sui passaggi, anche al di là del terreno di gioco che, come ho detto prima, pessimo, in pessime condizioni, e dal punto di vista secondo me dell'organizzazione andava fatta qualcosina in più, perché visto che hai giocato una partita sullo stesso campo il giorno prima, ci si poteva organizzare diversamente, ma queste sono cose che se ne cura la Serie A, gli addetti ai lavori. Io posso esprimere la mia opinione e va detta, perché il terreno di gioco deve essere in condizioni impeccabili per far giocare qualsiasi squadra nella massima serie italiana, e non possiamo presentarci così. Detto questo, passiamo alla partita. Ci sono tanti punti che vorrei analizzare e mi dispiace se il video venga lungo questa volta, ma sarà così. Vedetelo fino alla fine perché ne vale la pena. Il sorriso e l'aiuto al compagno. Ecco questa partita che mette in risalto l'egoismo invece avuto a Cagliari, dove ci hai rimesso 2 punti. Ieri tutti i passaggi come si deve, tutti i passaggi non sul piede ma nello spazio, movimenti fatti alla grande e impeccabili. Ovviamente dei meriti del Sassuolo, sì, però l'abbiamo già detto e l'hanno detto tutti quanti, sì, ha affrontato il Sassuolo, poi aspettiamo quei tanti che hanno detto dei meriti del Sassuolo, e li aspetto quando il Sassuolo al limite vincerà qualche partita contro una squadra di mezza classifica, al limite o più forte del Sassuolo stesso, e andremo a richiamare la prestazione del Napoli. Ma allora noi gli abbiamo dato 6 gol, però non erano così scarsi. È lì che poi eh, toglierò qualche sassolino dalla scarpa. Il sorriso e l'aiuto al compagno, 15 minuti, patti chiari, amicizia lunga. Un Napoli che entra in campo e come approccio fa la cosa che avrebbe dovuto fare in qualsiasi partita da inizio campionato. I 15 minuti di paura, metti le cose in chiaro, eh, diciamo chiudi l'avversario nella propria metà campo e gli fai capire che oggi, ieri in questo caso, non era giornata e deve posare i 3 punti. Paradossalmente, dopo 15 minuti che hai messo le cose in chiaro, alla prima azione prendiamo gol. Prendiamo gol su una rimessa laterale che si poteva evitare, gestito male quel pallone e si poteva evitare in primis la rimessa. E punto secondo, a difesa schierata hai sbagliato qualsiasi movimento prima che il Sassuolo arrivasse al tiro in porta, perché forse sono state battezzate anche bene le marcature, però su quel calciatore ci devi uscire, perché il 99% dei casi il centrale esce, gli esce sulle gambe, spizza il pallone o va in calcio d'angolo. Sfortunatamente puoi deviare il pallone, va a finire comunque in porta, ma non puoi lasciarlo tirare da quella posizione. Detto questo, ottima reazione al gol preso, perché mi aspettavo che il Napoli capitolasse a livello mentale, visto ovviamente lo stato della testa dei nostri calciatori da inizio campionato ad oggi, e invece non è stato così. Un Napoli che reagisce immediatamente, ribalta la situazione con 2 gol quasi fotocopia. Fotocopia i 2 gol perché sono azioni che partono tutte e due dai piedi di Di Lorenzo nella loro metà campo, sull'auto di destra, passaggio in bucata, mettiamola così, in bucata per chi ti detta il passaggio e si inserisce, in questo caso Anghissà e Politano sui 2 gol, passaggio dietro, arriva il calciatore di turno che ha seguito l'azione nell'area di rigore e la butta dentro. Cose che abbiamo visto l'anno scorso, o sbaglio? Cose che abbiamo visto l'anno scorso fatte a ripetizione durante una partita. Dei meriti del Sassuolo? Dei meriti del Sassuolo, però già che il Napoli abbia ritrovato le 2 catene, anche quella di sinistra, e ci arriviamo perché è una condizione che aspettavo per parlare della catena di sinistra. Sono stato ieri sul canale di Mauro, che saluto e colgo l'occasione per salutare, di Mana TV 1926. Alla domanda come ti sembra la formazione, io ho risposto così: sono curiosissimo di questa catena di sinistra che finalmente sulla carta Mario Rui, Traoré, Kvaratskhelia non ha più alibi per funzionare. Detto fatto, una catena di sinistra che dopo 3 minuti dà l'impressione di poter fare tutto da sola. Traoré ha movimenti assolutamente giusti. Saliva e scendeva Mario Rui, si allargava Traoré e Kvaratskhelia attaccava la profondità.
quando tutti e due spostati in avanti, squilibrati, tra virgolette, a livello tattico, avevi Mario Rui in appoggio sistematico, perché ho già letto, sì, Mario Rui, ma che partita ha fatto Mario Rui? Ragazzi, non serve nel calcio a 11 toccare tanti palloni e fare 50 assist a partita, perché a livello tattico, se sei ordinato e fai funzionare una fascia intera con la tua presenza e con diciamo la disposizione in campo giusta, a me non serve che Mario Rui mi fa l'assist, che poi abbia un grande piedino e possiamo sfruttare anche quell'azione, un cross dalla tre quarti per Osimhen che è sempre pronto a buttarla dentro, ben venga. Ma Mario Rui tatticamente è una manna dal cielo su quella fascia sinistra, cosa che può fare anche Olivera. Non sto declassando assolutamente il futuro terzino del Napoli, perché Olivera è il futuro, presente e futuro di questo Napoli, e mi auguro che negli automatismi di quella fascia sinistra, offensivi e difensivi, Olivera migliori un tantino, perché sì, ha molto più gambe, è molto più giovane, i piedi sono ottimi, è un grandissimo giocatore, io stimo tantissimo Olivera, però a volte pecca nel direzionarsi e nel dettare il passaggio per poter imbastire un'azione pericolosa su quella fascia, anche se sta facendo comunque un grande campionato per quanto mi riguarda, non ha steccato pochissime prestazioni, poco o nulla, il nostro terzino sinistro, secondo di Mario Rui è il secondo di Olivera, mettetela come volete, sono contentissimo che quella fascia sinistra ha ricominciato a correre e funzionare, al di là dei 6 gol, che poi il risultato quando è così largo ci sono i demeriti dell'avversario, ma è un Napoli che ci ha creduto e ha voluto infierire fino al 90esimo. Quindi mentalmente c'è stato uno switch. Ci saranno stati chiarimenti dopo la partita con il Cagliari, sicuramente. Per svoltare mentalmente non serve né una settimana, né un mese, né tantomeno un campionato intero. Può bastare anche 1, 2, 3, 4 giorni, 48 ore. La mente non è una cosa come uno schema tattico o addirittura le gambe che non ti reggono atleticamente, dove ci devi lavorare e c'è bisogno che passino comunque giorni e devi mettere allenamenti nelle gambe, sicuramente. Invece mentalmente basterebbe poco per svoltare. Con questo non sto dicendo che il Napoli ha svoltato, sono assolutamente con i piedi per terra. Vedremo poi nel proseguo del campionato e nella partita di domenica se questa cosa sarà successa o meno, perché qualche dubbio, vista l'annata e tutto ciò che abbiamo subito fino ad adesso, qualche dubbio mi viene ancora. Detto questo, il Napoli ha fatto 40 punti e vista la partita di ieri, non sto scoprendo l'acqua calda, ma senza Osimhen per 2 mesi sicuramente ci ritroviamo in una posizione di classifica più bassa di quanto poteva essere. Ieri nella live è stata fatta una domanda interessante, ma Osimhen, Mazzarri con Osimhen cosa avrebbe fatto? Io a spada tratta ho detto non lo so se Mazzarri sarebbe riuscito ad esprimere lo stesso calcio di ieri sera, perché è un'altra concezione di gioco, è un'altra identità che Mazzarri ha. Con questo non sto dicendo che poteva essere meno efficace, assolutamente, ma avrebbe sfruttato le caratteristiche di Osimhen in maniera diversa, più prediligendo anche qualche palla lunga e qualche contropiede piuttosto che arrivare nella porta e in area di rigore con tanti uomini, così come è stato ieri. Con questo non sto dicendo che Mazzarri non avrebbe fatto punti, assolutamente, però quello che ho visto ieri è prettamente il Napoli che già conoscevamo dell'anno scorso. Non nomino l'allenatore perché poi c'è anche ancora questo quest'astio totale contro chi se n'è andato. Posso anche essere d'accordo perché la scottatura nelle dinamiche dell'addio ci può anche stare, però fatto è che il Napoli ha nelle corde gli stessi movimenti dell'anno scorso e non glielo ho insegnati io. Da rivedere ancora quella linea difensiva, perché sul gol preso comunque vanno riviste diciamo abbastanza in maniera celere, abbastanza velocemente le situazioni, perché prendiamo comunque gol alla prima scorribanda avversaria. Questo
è un dato di fatto ed è un motivo che ritroviamo nel corso delle partite tutte le volte che scendiamo in campo. L'attacco forse è stato anche risettato come si deve a quanto abbiamo visto ieri. La difesa arriverà, credo anche quella, perché Calzona non è uno sprovveduto. Ci siamo cercati per tutta la partita. La forza del gruppo ieri l'ha fatta da padrone, cosa che doveva succedere anche a Cagliari, ma non ci ritorniamo e non piangiamo sul latte versato, anche se non voglio che quei 2 punti persi a Cagliari possano determinare una situazione piuttosto che un'altra a fine campionato, ma ci arriveremo e restate sintonizzati appunto sul canale perché arriverà anche il video per le prossime partite e questo mese di marzo andremo ad analizzare difficilissimo dal punto di vista delle partite e degli avversari da affrontare. Il gruppo alla lunga esce fuori, vince l'egoismo, porta al pareggio al 96esimo di Cagliari, l'abbiamo già detto. Spero che non sia un caso sporadico, ecco, o una circostanza dove i calciatori si sono trovati a doverlo far per forza, ma non ho visto nei volti dei calciatori questa situazione, tanto è vero che sono ritornati i sorrisi, gli abbracci, il cercarsi con passaggi anche di 2 metri quando prima non avevamo nessun compagno vicino. Politano per esempio aveva il pallone, non aveva a chi darlo, lo stesso Osi, lo stesso Quara, è criticato anche dal sottoscritto perché poi quando la prestazione è insufficiente non è che ti posso dire bravo assolutamente, però era un meccanismo che non funzionava. Calzona, allora, caro Calzona, io l'ho detto prima che iniziasse il match. Prima che iniziasse il match. Se dovesse andare in porto tatticamente questa situazione, questa partita per l'11 schierato, portiamo avanti questo 11 titolare fino a fine campionato, poi per infortuni, per rimpiazzi, per ballottaggi, fai giocare anche qualcun altro perché la panchina è molto lunga. Volevo vedere Traoré e Quara sulla stessa fascia, è stato possibile e mi faccio i complimenti da solo perché sapevo benissimo che con un personaggio come Traoré Quara saliva in cattedra ancora una volta. Questa è la situazione che vorrei far vedere a Zielinski. Zielinski, tu eri la stessa cosa di Traoré di ieri, eri praticamente la stessa cosa, facevi gli stessi movimenti, cosa che hai dimenticato o non vuoi fare più. Allora, lo sblocco non richiedeva mesi di lavoro. Su questo potremmo un attimo aprire un capitolo e farò un video apposta. Andremo ad analizzare le statistiche dei 3 allenatori, poi più in là a campionato quasi finito, diciamo. Non mi aspettavo che svoltasse Garcia a livello mentale per come si era messa la situazione, perché aveva tutto lo spogliatoio contro, però qualcosina in più a livello mentale da Mazzarri me l'aspettavo, anche perché conoscendo la garra, il tipo di allenatore e il carisma, diciamo, del personaggio, mi aspettavo qualcosa in più. Forse non ha avuto tempo perché è stato comunque lì a dover risanare un Napoli che a livello difensivo faceva acqua da tutti i lati, quindi ci si è messi sulla difensiva per non prenderle prima di darle. Ed è anche una situazione secondo me gestita giustamente così, però a livello mentale comunque c'era qualcosa che non andava, perché il Napoli, a quanto leggiamo da dichiarazioni di calciatori che escono dal campo di allenamento e vanno a farsi la doccia, da una settimana, 10 giorni a questa parte, sono tutti contenti per come si stanno allenando, perché stanno facendo ciò che già sapevano fare. Quindi diciamo che i miglioramenti che si sono visti ieri non è frutto del caso. Demeriti al Sassuolo ancora una volta, però cosa mi aspetto per domenica? Mi aspetto che il Napoli abbia lo stesso approccio, mi aspetto che il Napoli imposti la partita allo stesso modo, così come mi aspetto che il Napoli lo faccia per le prossime giornate di campionato fino al 28 maggio 29. Non ricordo la data della partita con Lecce, ma fino all'ultima partita di campionato. Poi metti i patti in chiaro, cerchi di dettar legge tutte le partite. Ti va male, devi ricoprire, devi intervenire, devi sostituire qualcuno per andare a parare diversamente a livello tattico.
va benissimo, però questo è l'approccio da avere contro qualsiasi avversario. Mettetevelo bene nella testa, cari ragazzi, perché tecnicamente la rosa del Napoli è stata costruita e concepita per giocarsi quest'anno il fottutissimo scudetto con l'Inter, perché eravamo l'unica squadra tecnicamente a livello di rosa in grado di poter forse, perché l'Inter vista quest'anno non credo che sarebbe stata battibile anche con un Napoli mentalmente e tatticamente al top, però sulla carta eravamo l'unica rosa che poteva possibilmente, diciamo, mettere pressione a questa Inter che ieri, dopo il 4-0 con l'Atalanta, ha definitivamente concluso e ammazzato questo campionato, prova di forza non indifferente, e siamo a 6 punti dalla Champions League, con gli scontri diretti da giocare, con tanti incroci in questo mese di marzo che appunto andremo a vedere in un altro video, altrimenti mi dilungo troppo in questo e viene un video di 40 minuti e non voglio. E andiamo a fare un attimo le pagelle al volo, ma proprio una cosa al volo, perché prendo le pagelle di Kiss Kiss come riferimento e torniamo sulle pagelle fatte contro il Cagliari, perché contro il Cagliari con la partita fatta c'erano anche dei 6,5 in campo. Adesso visto che l'avversario lo stiamo considerando in pochi a quanto pare, ieri sera in live, ma perché siete così euforici, abbiamo battuto il Sassuolo, dobbiamo restare con i piedi per terra. Io in live ieri ero euforico e lo sarò sempre quando vedo calcio giocato e mi si placa la voglia e il desiderio che ho di guardare la partita. Quando è così sono appagato totalmente, tanto è vero che il Napoli da inizio campionato fino a ieri non mi ha appagato. Sono andato a vedermi partite del Bayern Leverkusen, partite di calcio giocato e palla a terra, per poter godere in base ovviamente a quello che vedevo. Sono uno che deve si deve divertire guardando una partita di calcio, e se non si diverte mi rimane quel vuoto e devo andarlo comunque a recuperare in altri campionati. Se avete questo stesso problema potete farlo anche voi. Prendiamo le pagelle che avevo qui. Avevo lo screenshot delle pagelle appunto fatte sul Radio Kiss Kiss e vi dirò le mie in base anche ai voti che hanno dato. Allora, le pagelle di Radio Kiss Kiss fatte credo da Paolo Del Genio, sì. 8 a Calzona, voto troppo alto, 7, perché dobbiamo considerare l'avversario, almeno così si sta dicendo e sono qui a farlo. Consideriamo l'avversario che non era irresistibile, 7 perché la partita la dovevi vincere e tecnicamente sei nettamente superiore. Nessun errore nemmeno sui cambi, bene così. 6 a Meret, sono d'accordo perché si poteva fare un tantino meglio sul gol preso, non il tiro, ma in quell'impostazione dal basso. È vero che la palla l'ha ricevuta sul destro e l'abbiamo analizzato ieri in live e non è il suo piede. Errore da condividere con chi ti ha passato il pallone, in quel caso Ostigard te la doveva dare sul sinistro, rilanciare quel pallone, poi è finito in fallo laterale, abbiamo preso il gol, ma solo questo, perciò mi abbasso il mezzo voto. Comunque partita sufficiente, anche se è stato chiamato poco e niente in causa il nostro portiere. 7 a Di Lorenzo, non sono d'accordo, perché poi abbiamo dato 8 a Osimhen, 8 a Kvaratskhelia, lo stesso 7 e mezzo anche chissà, 7 a Rachmani. Per me Di Lorenzo ieri ha fatto una grandissima partita e se non fosse stato per i due passaggi precisissimi nell'imbucata dettata prima da Anghissà e poi da Politano, non lo so se poi ribaltavi la partita in maniera così facile. Quindi artefice della rimonta assolutamente. 7 è un voto troppo basso, 7 e mezzo per me. 7 a Rachmani ci siamo, 6 e mezzo ad Ostica, io lo metto quasi al pari di Rachmani, un 7 meno, dai, così diamo quel meno in più a Rachmani, che ha fatto una discreta partita assolutamente. Ostica di testa le ha prese tutte, forse rodandola è anche una coppia che funziona, anche se sono curiosissimo di vedere Nathan in campo prima di giudicarlo totalmente, perché è stato definito un brocco, ma in questa stagione non c'è nessun nuovo acquisto giudicabile per l'andazzo del Napoli.
6,5 a Mario Rui, e io invece gli do 7 perché non serve toccare i palloni, fare cross e mettere assist al centro, serve che tatticamente tu faccia funzionare e dia una mano al funzionamento di una catena di sinistra che ieri è stata impeccabile, grazie a Traoré che ha preso 6,5. È vero che non ha inciso di brutto per quanto riguarda l'essere decisivo sui gol, eccetera, eccetera, ma per lo stesso discorso di Mario Rui, per me si becca un grande 7, 6,5 da Radio Kiss Kiss Traoré, si imbrecca un grande 7 anche per la personalità con la quale ha scoccato il primo tiro verso la porta, fregandosi un tiro a volo, grandissima coordinazione all'inizio della partita, palla fuori di poco, non di pochissimo assolutamente, però già pensarlo, coordinarti e avere la personalità per tirare in porta in quella circostanza è tanta roba per me. Mi auguro che Traoré faccia un grandissimo esploit fino a fine campionato e venga riscattato, perché tecnicamente stiamo parlando di un grandissimo calciatore. 7,5 al Lobo, io gli do 7. Partita impeccabile, anche in fase di copertura si è ritrovato a ricoprire una palla a metà del secondo tempo, impressionante in ripiegamento, cosa che facevamo anche l'anno scorso e quest'anno non si era mai vista. Non si era mai visto un centrocampo che tornava all'indietro e riusciva a compattarsi con la linea difensiva. Ieri ha funzionato praticamente tutto. 7,5 ad Anghissà, sono d'accordo su 7,5 ad Anghissà, per esempio, perché ha fatto una grandissima partita a livello qualitativo, cosa che mancava da un bel po'. Anghissà ha i piedi per poterlo fare e ha forza fisica e rendimento nelle sue corde. Quindi se ritorna un Anguissà continuo a livello di prestazioni è tanta roba. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, al di là che con Osimhen e Kvaratskhelia che hanno fatto i bambini con i baffi, come dice Armando, abbiamo avuto il miglior centrocampo del campionato, cosa che possiamo tornare ad avere, mi auguro, da ora in avanti. 7 a Politano ci può stare, Spina nel fianco ha fatto bene, comunque su quella fascia la catena di destra ha funzionato. 8 ad Osi e 8 a Kvaratskhelia, assolutamente d'accordissimo, perché si sono sbloccati, perché sono sempre pronti, soprattutto Osimhen, a buttarla dentro. Professionista esemplare il nigeriano, perché anche quando le cose vanno malissimo Osimhen esce dal campo sempre stremato, maglia sudata, con tutti gli scatti che fa durante una partita che portano comunque a stancare la linea di difesa avversaria, perché devi sempre stare là presso. Quindi grandissima prestazione ieri, al di là della tripletta e al di là della fattura dei gol. Kvaratskhelia ovviamente doppietta e grandissima prestazione, ringraziando anche appunto i movimenti di Traoré e di Mario Rui su quella fascia, perché quando la mezzala, e chiudo perché altrimenti la sentiamo i 30 minuti e mi dispiace, ma era doveroso un video del genere, quando la mezzala si porta l'avversario sull'esterno e quando il terzino sinistro è a ridosso quasi della linea difensiva, quasi a ridosso della stessa nostra mezzala, e Kvaratskhelia ha un solo avversario da saltare, diventa una situazione di comfort totale, perché Kvaratskhelia un avversario lo salta sempre, e se non ero il primo o il secondo per dribbling riusciti in Serie A, figuriamoci, se hai un solo avversario lo salta e che mette la palla poi nel ferro, come si dice, con tira a giro, come si dice, è un marchio di fabbrica che conosciamo e abbiamo sempre visto dall'anno scorso e anche quest'anno. Bisogna solo metterlo in condizione. Ecco perché ogni volta che ho giudicato Quara comunque è stato in relazione ad una situazione tattica che non funzionava. Se liberiamo Quara e gli lasciamo un solo avversario da saltare, fa i buchi a terra come ieri, cari ragazzi. Quindi 8 a Quara, 8 a Osimhen, assolutamente un grande Napoli, al di là di un Sassuolo che non è proprio entrato in campo, è un Bigica che molto probabilmente è entrato in campo molto difensivo, tutti dietro la linea del pallone, squadra quella dei neroverdi che non è abituata, al di là delle partite perse, ha sempre giocato un calcio propositivo, non riuscendo a portare punti e perdendo le partite. Siamo d'accordo per una squadra che a livello tecnico ha ben poco, però secondo me snaturata questa situazione si è trovato in ulteriore difficoltà. Sempre Forza Napoli ragazzi, mi auguro che siete arrivati alla fine. Per chi è arrivato alla fine di questo video,
un grandissimo grazie e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!